Ragazzi e bentornati sul mio canale. Vi ringrazio subito per le iscrizioni e mi raccomando mettete un mi piace e commentate sul canale perché alla fine siamo qua per condividere opinioni che possono essere completamente diverse, l'importante è esprimerle sempre con educazione e con rispetto degli altri, però siamo qua per quello. Se non ci sono commenti, cosa ci stiamo a fare? Allora, il video di oggi potrà essere un video che è un po' divisivo, però ascoltate fino alla fine perché io mi sono fatto la mia idea. Siamo già al momento del toto allenatore. Dopo la sconfitta con l'Empoli, lo sfogo di Motta e politichese di Giuntoli, maggiori testate diciamo sportive e non solo, ma anche i vari blog, siamo un po' tutti qua a pensare cosa possa essere il futuro, come ci si rialzerà da questa situazione e come ne uscirà Thiago Motta dopo uno sfogo che, come sappiamo bene, alla Juventus non viene mai preso in maniera positiva. La Juventus tende a essere leggermente più pacata nei toni, soprattutto di fronte alle telecamere, però la comunicazione è cambiata e secondo me, lo ripeto, lo sfogo di Motta era sacrosanto. E qui possiamo essere d'accordo o meno. Toto allenatore si parla perché si parla di possibili traghettatori, se Motta fallirà le prossime partite e chiaramente di un cambio a fine stagione che per qualcuno sembra inevitabile, per qualcuno non lo sembra. Io vi dirò cosa ne penso alla fine del video. Però voglio parlarvi di qualcosa per farvi capire come a mio parere siamo arrivati in questa situazione. Perché diciamoci la verità, quello che stiamo vedendo in campo della Juventus non è un qualcosa nuovo di quest'anno, è un qualcosa che si protrae da più anni. Non per niente Allegri ritorna e fa un triennio alla Juventus e viene preso con l'intenzione e la speranza che possa riportarci dove la Juventus merita di essere per la sua storia e per le potenzialità, però chiaramente ci sono state peripezie ogni 5 minuti durante quel periodo di Allegri. Comunque Allegri non riesce a riportare la Juve ai piani alti della Serie A, lo fa per brevi periodi di tempo, però alla fine la Juventus oltre a una Coppa Italia non vince nulla e Allegri viene malamente esonerato. Però come siamo arrivati a questa situazione? Io vi faccio un'analisi. La Juventus ha sempre avuto momenti di alti e bassi, ok? Basti pensare il pre-Conte, pre-scudetto di Conte 2012, beh, ci ritroviamo il quadriennio Ranieri, Ferrara, Zaccheroni, Del Neri, che sicuramente non ci porta a grandissime soddisfazioni. E cosa succede dopo questa situazione e a cavallo di questi anni? Succede che Andrea Agnelli diventa presidente della Juventus. Qui possiamo contestare Andrea Agnelli, possiamo contestare soprattutto la parte della gestione economica, finanziaria della Juventus, perché Agnelli va via quando il CDA si dimette durante l'Allegri bis, per motivi chiaramente dovuti a situazioni finanziarie, plusvalenze che conosciamo bene, però ci troviamo in una situazione dove Agnelli lascia la Juventus a quasi 900 milioni di rosso. Però Agnelli arriva dal Covid, un Covid che praticamente distrugge le casse della Juventus. La Juventus era già chiaramente in perdita, però acquista Ronaldo sperando che Ronaldo tramite stadi pieni, merchandising, sponsorizzazioni eccetera dia una mano e riesca a sopperire a quel deficit. Il Covid sappiamo come va a finire, distrugge quasi tutti i capi Serie A, chiaramente Andrea Agnelli ha anche altre colpe, per esempio la colpa di perdere uno come Marotta, che poi andrà all'Inter, e sappiamo bene come Marotta stia facendo bene all'Inter con una società che praticamente non c'è o che continua a cambiare, però ci arriviamo. E poi anche insomma questa grandissima onta di liquidare il nostro capitano Alessandro Del Piero. Queste cose non vanno dimenticate, però nessuno ad oggi può venire a dirci che Andrea Agnelli non fosse il primo tifoso della Juventus.
e lo è ancora ad oggi. Allora, per quanto Andrea Agnelli abbia sbagliato e si sia anche circondato da personaggi che possiamo stare qui a contestare e potremmo fare 100.000 video sulla questione, però nessuno può venire a dirci che Agnelli non aveva una presenza forte in società, non aveva una mano forte e una personalità forte per rappresentare la Juventus e non avesse anche quello che manca oggi alla dirigenza della Juventus, cioè conoscenza del calcio, amore per la maglia e un senso di appartenenza che viene dal fatto di 100 anni di storia della famiglia Agnelli nella Juventus. La Juventus è la famiglia Agnelli è la Juventus. Perché vi dico questo? Perché secondo me oggi arriviamo a una situazione tale dove comunque sembra che la barca stia affondando, che l'allenatore debba essere buttato giù e affondare anche lui, che comunque tutto sia da buttare via, però bisogna analizzare anche come ci siamo arrivati e come possiamo rialzarci. Cioè, voi fate mente locale. Ad oggi, ok, se io penso al panorama italiano, vedo un Milan praticamente allo sfacello e tutto rispetto per i tifosi milanisti, io le partite le guardo tutte e di tutte le squadre, la maggior parte. Cosa succede? Il Milan ha una situazione societaria che al momento non si capisce cosa stia succedendo, con un fondo, comunque una proprietà americana che non è presente, Ibrahimovic che non si capisce cosa faccia e manda via Maldini Massara, e con Maldini Massara è l'ultimo anno in cui il Milan nel tempo recente vince uno scudetto, ok? Con anima e cuore aggiungerei, anima e cuore. Allora questo cosa vuol dire? Che qualcosa sta cambiando. Queste nuove proprietà, queste nuove società, questi fondi non hanno capito che l'Italia è completamente diversa. Io vivo negli Stati Uniti dal 2013, quindi penso di avere comunque magari un tatto diverso e un contatto diverso con quello che è lo sport in America in confronto allo sport in Italia. Qui lo sport è soprattutto business. Vi faccio un esempio: una franchigia, cioè una squadra, un team di football americano può cambiare città, cioè può andare da San Francisco e trasferirsi a Las Vegas. Ma in Italia questo è impossibile, cioè è come se la Juventus si trasferisse, sono di Verona a Verona perché il Verona va in Serie D e si decide che il proprietario acquista la Juventus e lo sposta, cioè per noi è qualcosa di inconcepibile, quindi il calcio è completamente diverso, il calcio per noi è territorialità, il calcio è locale e il calcio poi è uno stile di vita, poi è chiaro che sia importante o meno, il calcio è divertimento, cioè non deve essere portato vero all'estremismo, però voglio dire è veramente 100 anni di storia hanno portato questo sport a diventare parte della società, cioè si parla di calcio quasi in ogni bar in Italia. Allora, arrivo alla soluzione, altrimenti sono troppo prolisso. Vi dico l'ultima. Ad oggi, le due società che vedo forti sono Napoli, perché comunque ha un presidente De Laurentiis che per quanto sia difficile da contenere e difficile da capire, da supportare a volte, è comunque un personaggio scomodo il più delle volte, però lui ama Napoli, ha preso un Napoli che veniva da Serie C praticamente e l'ha riportato negli ultimi quasi 20 anni a competere per il titolo, a rivincere un titolo e comunque il Napoli adesso è sempre lì ed ha sicuramente una sensazione di quantomeno società forte nonostante gli errori. La seconda è l'Inter che ha fatto la mossa intelligente di fregarsene completamente a questo punto della società ma mettere una persona come Marotta che è una persona fortissima e noi della Juventus lo sappiamo bene, uno dei peggiori errori della nostra storia recente, e aggiungo che questo, un allenatore come Inzaghi, che per quanto possa essere criticato e magari sia un personaggio non così amato da chi segue il calcio per motivi di fede, quello che volete, Inzaghi è un allenatore forte. Inzaghi vince, è un allenatore estremamente forte. Ok? Quindi su questo non ci sono dubbi. Allora, dove voglio arrivare? La Juventus, per cambiare, pensare che possa semplicemente prendere un nuovo allenatore ogni anno e fare un cambiamento è follia, perché i tempi recenti ci dicono che da Sarri in poi, che comunque vince ma dura un anno, sono anni di Covid, c'è un po' di confusione, Pirlo,
un anno, Allegri 3 anni, adesso Motta, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Per cambiare questo risultato bisogna partire da quella che è la piramide. Bisogna ritornare ad avere juventinità all'interno della Juve, ma non solo avere il direttore sportivo che fa 700 ruoli e questo e quell'altro. Serve che ci sia all'interno della proprietà, partendo da Elkan, ok? Che ci sia quel senso di juventinità, perché il calcio è cambiato. Le bandiere nel calcio non esistono praticamente più e sono convinto che esisteranno sempre meno. Il calcio va veloce come la società, ok? I calciatori di 20 anni, 22 anni, non sono più i calciatori di 22 anni di 20 anni fa. Il tempo è cambiato. Basti pensare a YouTube, social media. Siamo qua a parlare di fronte a una camera da soli. Io a Portland e voi in Italia mi ascolterete domani mattina o eccetera. È cambiato tutto. Quindi, per fare in modo che alcune cose non cambino, come la Juventus e il suo DNA, bisogna fare un passo indietro. E non vi sto dicendo riprendiamo Andrea Agnelli, non mi interessa, ma io sarei anche aperto a riprendere Andrea Agnelli. Però è una questione di avere juventinità all'interno della Juventus. Ad oggi vedo una società che è più una società di conti. E i conti, per quanto siano importanti, visto che il fair play c'è, giustamente, e rimarrà, ok? I conti vanno tenuti d'occhio e bisogna essere un'azienda, visto che io ne ho una, ve lo dico per esperienza, che comunque produce utili e non va a perdere milioni di euro ogni anno. Però, questo non può andare a discapito della società Juventus, ok? Della storia della Juventus, e non può andare a discapito di quello che è più di 100 anni di vittorie, ok? E soprattutto, e questa è l'ultima cosa, del DNA della Juventus, perché la Juventus, ok, può giocare anche senza campioni, ma se perde ciò che ci caratterizza, che è semplicemente il non mollare mai, non mollare mai, se perdiamo quello non siamo più la Juventus. E ricordatevi, per costruire servono anni, per distruggere basta mezzo campionato. Allora Motta forse, a fine anno, andrebbe tenuto. Questo dimostrerebbe che la società Juventus c'è ancora e non è solo fatta di parole.